Un amore inatteso, un legame che sfida il sangue, le definizioni tradizionali di famiglia e persino il tempo. Questa è la storia di una donna che ha trovato la sua casa non nel luogo da cui veniva, ma in ciò che ha scelto di costruire. È la storia di come l'amore, quando è autentico, supera ogni barriera. Ciao, sono Rossana e oggi voglio raccontarti una storia vera, una storia che mi ha toccata profondamente, una di quelle che ti entrano dentro in punta di piedi e si accomodano nel cuore, lasciandoti un po' diversa da come eri prima. Questa è la storia di Sara, una donna come tante, con una vita ordinaria, sogni semplici e un grande desiderio inconfessato: appartenere, sentirsi parte di qualcosa, costruire un noi dove prima c'era solo io. Sara incontrò Daniel in un momento in cui non cercava più nulla. Erano state troppe le delusioni e ormai il suo cuore sembrava troppo colpito per potersi fidare di un'altra persona che le avrebbe regalato le stelle e invece le avrebbe portato solo amarezze. Una sera, seduta ad un bar con le sue amiche, lo disse anche a loro, con quel tono misto di rassegnazione e sollievo. Va bene così, sto bene da sola. Sentirlo pronunciare dalla sua voce forse sarebbe stato il modo per autoconvincersi. Io sto bene da sola. Era veramente così? Ma si sa, è proprio quando smetti di cercare che la vita ti sorprende. Incontrò Daniel la prima volta durante una cena tra amici, di quelle serate dove si va più per educazione che per entusiasmo. Lei era stata invitata da Laura, la collega con cui condivideva l'ufficio e i lunedì faticosi. Siediti lì, accanto a Daniel, le disse Laura, con quel tono da cupido riluttante. Lui alzò lo sguardo appena, fece un cenno gentile, silenzioso, misurato, con uno sguardo che diceva poco, ma lasciava intravedere molto. Non ci fu scintilla, nessuna frase da film, ma parlarono di libri, di lavoro, di come le serate con troppa gente possano diventare faticose. E poi, verso fine cena, lui disse: «Scusa se parlo poco, sono un po' arrugginito con le nuove persone». E Sara sorrise, perché anche lei si sentiva così. Quella sera, tornando a casa, si sentiva stranamente sveglia, non per l'emozione di un incontro romantico, non si trattava di quello, era altro. Era come se, per un attimo, qualcuno avesse toccato una corda dentro di lei che non vibrava da tempo. Si preparò una tisana che non bevve e rimase seduta in cucina, con il telefono in mano, a domandarsi perché quello sconosciuto con gli occhi stanchi le fosse rimasto in mente. Nei mesi successivi si rividero spesso. Un caffè dopo il lavoro, una passeggiata in centro, un film consigliato e poi commentato via messaggio. Nessuno dei due aveva fretta e forse proprio per questo le cose crebbero in modo naturale. Si prendevano il tempo di ascoltarsi, con la cura di chi ha imparato a non dare per scontata l'intimità. Sara si accorse presto che con Daniel poteva abbassare la voce interiore che le diceva sempre di stare attenta, e Daniel, che da tempo si era chiuso nel suo ruolo di padre e basta, iniziò lentamente a farsi spazio anche come uomo. Fu solo dopo qualche mese che lui le parlò davvero di Leo, non con parole drammatiche, ma con quella chiarezza concreta di chi non cerca compassione. Sara ascoltò in silenzio, sentiva che quel momento segnava un passaggio e poco dopo lui le disse che gli sarebbe piaciuto che si conoscessero. Daniel era un uomo riservato, con lo sguardo di chi ha già dovuto affrontare molto. Padre single portava sulle spalle non solo le responsabilità quotidiane, ma anche il peso di un abbandono improvviso. La madre di suo figlio, Leo, era sparita 2 anni prima. Nessuna telefonata, nessun biglietto, solo un'assenza tagliente nella vita di padre e figlio. Quando Sara lo scoprì, qualcosa in lei si mosse. Non era pena, era un riconoscersi. Lei stessa aveva avuto un'infanzia complicata, fatta di silenzi più che di parole. Forse per questo, quando conobbe Leo, 6 anni, occhi profondi e troppi silenzi per la sua età, seppe subito che con lui non avrebbe potuto fingere. E fu proprio per questo che temporeggiò, non perché avesse dubbi su di lui, ma perché sentì che un legame con quel bambino non sarebbe stato una parentesi leggera, sarebbe stato un impegno silenzioso, viscerale. E lei non voleva fargli del male. Così, prima di accettare l'invito di Daniel a incontrarlo, si prese qualche giorno. Poi scelse con cura il momento, le parole, persino il regalo. Il loro primo incontro fu in un parco giochi. Sara si era preparata come se stesse andando a un colloquio di lavoro. Il vestito giusto, il tono giusto, il sorriso giusto. Aveva anche portato un regalo, un libro sui dinosauri. Non un peluche generico, ma un oggetto pensato, scelto, dedicato.
Leo non disse molto quel giorno, ma Daniel quella sera le scrisse un messaggio. Leo ha messo il libro sul comodino, ha detto che domani vuole portarlo a scuola. È la prima volta che condivide qualcosa con qualcuno da mesi. Grazie. Fu lì che iniziò davvero. Il tempo non ha fretta, ma sa dove portare. Non fu una storia travolgente, fatta di gesti eclatanti. Fu una costruzione lenta, fatta di piccoli riti, come i biscotti al cioccolato del sabato mattina, le letture della buonanotte e le gocce di pazienza quotidiana. Sara non cercava di essere una madre, solo una presenza, una costante, un porto. Un giorno Leo la chiamò per errore, Mam, mentre chiedeva un succo. Si bloccò, rosso in volto, quasi imbarazzato. Sara non disse nulla, gli porse il bicchiere e cambiò argomento. Non servivano parole. Il tempo passava. Leo cresceva. Daniel e Sara decisero di sposarsi, ma Sara, prima di dire sì, volle chiederlo anche a Leo. Posso venire a vivere con voi? Leo, senza alzare lo sguardo dal tavolo, disse solo se continuiamo a fare i biscotti. Ogni sabato, rispose lei, e lo fece. Anche quando Leo, ormai adolescente, li definiva una roba da bambini, salvo poi mangiarli tutti. Sara e Daniel non ebbero figli propri, una scelta consapevole. Avevano già una famiglia. Leo bastava e lei era presente in ogni momento, nei compiti difficili, nelle pagelle da firmare, nei mal di pancia veri e in quelli inventati per saltare scuola. Un pomeriggio, dopo una brutta giornata, Leo sbottò. Non dirmi cosa devo fare, tu non sei mia madre. Sara sentì un nodo in gola, ma non reagì con rabbia, solo con verità. No, hai ragione, ma io sono qui, da sempre, e non me ne vado. Leo sbatté la porta, ma il mattino dopo, sotto di essa, lasciò un biglietto piegato. Scusa, fu il loro modo di perdonarsi, senza bisogno di dire altro. Daniel morì improvvisamente, un infarto nel sonno, nessun preavviso, solo silenzio. Leo era appena stato accettato a Cambridge, aveva 18 anni. Sara si sentì crollare addosso il mondo, ma rimase in piedi per lui. Adesso cosa facciamo? Le chiese Leo con voce tremante. Adesso affrontiamo tutto insieme, rispose lei. Sara si occupò di tutto: funerale, carte, università, affitto. Il tempo passava e Leo cresceva. Lo aiutò a scegliere la carriera, a scrivere il suo primo curriculum, a trovare la prima casa. Lo fece come avrebbe fatto Daniel, come fanno i genitori, con amore, e basta. Alla laurea di Leo, Sara gli regalò una collana con inciso: «Fai del tuo meglio, sempre». Leo invece le donò un ciondolo con una sola parola: «Forza». «È la parola che ti rappresenta meglio», le disse. Sara non se lo tolse mai più. Leo conobbe una ragazza poco dopo aver iniziato a lavorare. Era il suo primo impiego stabile, in uno studio di progettazione, e lei si occupava della parte amministrativa. I loro incontri iniziarono con scambi formali, mail cordiali, qualche battuta in pausa pranzo, ma presto si trasformarono in confidenze e cene improvvisate dopo l'ufficio. Leo, che era sempre stato cauto nel lasciarsi andare, con lei appariva sereno, libero, come se finalmente si sentisse abbastanza sicuro da costruire qualcosa di suo. Sara lo osservava crescere a distanza, con quel misto di nostalgia e fierezza che solo chi ha accompagnato un cuore fin dalla fragilità può conoscere. Dopo qualche anno di fidanzamento, Leo e Jessica decisero di sposarsi. Scelsero un mese soleggiato, luglio, in un bel castello sul mare. Sara arrivò con largo anticipo. Si sedette in fondo alla sala per non disturbare. Portava la collana, un vestito azzurro sobrio e in borsa un cofanetto. Dentro un paio di gemelli personalizzati per Leo. Per l'uomo che ho cresciuto, con amore, mamma. Jessica, la sposa, la salutò con cortesia, ma poi, con voce affrettata, aggiunse: «Ah, e solo una cosa. I posti in prima fila sono per la madre biologica. Abbiamo spedito l'invito. Se si presenterà, quello sarà il suo posto. Spero tu capisca». Sara annuì, un nodo in gola, nessuna scenata, nessuna risposta tagliente. Si sedette in fondo e rimase lì, con il cofanetto tra le mani, con le mani che tremavano un po'. Poi accadde qualcosa. Leo entrò, ma si fermò guardandosi intorno finché vide Sara. Con passo deciso attraversò la sala. Arrivò da lei, le tese la mano. «Non puoi startene in fondo, non tu. Tu mi hai cresciuto, tu sei rimasta. Accompagnami all'altare, mamma». Fu la prima volta che la chiamò così e con sorpresa anche davanti a tutti. «Mamma». Sara si alzò lentamente. Tremava.
Le lacrime le scendevano silenziose. Sei sicuro? Leo annuì. Mai stato più sicuro di niente. Lentamente attraversarono la navata, insieme, come madre e figlio. Quando arrivarono all'altare, Leo le fece un gesto. Prese una sedia dalla fila davanti e la mise accanto alla sua. «Chi è il tuo posto?» le disse. «È sempre stato qui». Durante il ricevimento, Leo alzò il bicchiere. «Questo brindisi è per la donna che ha scelto di esserci, senza obblighi, senza doveri, con amore. Non mi ha dato la vita, ma me l'ha insegnata. Grazie, mamma». Sara pianse. Tutti applaudirono, anche Jessica, anche la sua famiglia. Quella sera, tornando a casa, Sara si guardò allo specchio. Non aveva più 20 anni, non aveva avuto figli nel modo tradizionale, ma aveva cresciuto un uomo buono, sensibile e forte, e ora finalmente sapeva chi era, una madre, nel senso più vero della parola. Se questa storia ti ha toccato il cuore, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella. Qui raccontiamo storie vere che parlano d'amore, di seconde possibilità e di legami che non hanno bisogno del sangue per essere autentici. Ci vediamo al prossimo racconto.